voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacchetta che io ho deciso di chiamare Violetta. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Fil, questo fantastico gomitolone da 150 grammi di cotone, e il colore che ho scelto io è il numero 52, che è questo glicine molto particolare, molto bello, mi piace tantissimo, è un colore molto estivo. Vi faccio anche vedere altri colori disponibili sul sito, ma ce ne sono veramente tantissimi, uno più bello dell'altro. Guardate qui il nero, questo fantastico particolare azzurro, o abbiamo anche il color corda. Comunque veramente ci sono tantissimi colori che trovate sempre sul mio sito Filati Elsa. Vi dico già che io ho lavorato con l'uncinetto, sempre solo con l'uncinetto il numero 4, e che ho utilizzato due di questi gomitoli. Per una taglia M vanno sempre bene due, perché io del secondo in realtà l'ho utilizzato per fare metà parte avanti e le maniche, quindi non ne ho usato tantissimo. Quindi due gomitoli vanno bene anche per la taglia M. Per una taglia L XL invece ve ne servono 3 gomitoli. La lavorazione di questa giacca è leggermente diversa dal solito, ma è una lavorazione che abbiamo già fatto. Si parte con un unico pezzo, che però è il pezzo dietro, quindi non un unico pezzo che prende sia il dietro che il davanti, ma solo il pezzo dietro. Una volta arrivata all'altezza delle spalle si divide la lavorazione e si lavora prima da una parte per fare un lato e poi dall'altra parte per fare l'altro lato. Creati questi, diciamo, 3 pezzi, vengono poi cuciti lateralmente lasciando libero lo scalfo, e io nel video tutorial naturalmente vi dico quanti centimetri ho lasciato liberi io e quanti centimetri dovete lasciare secondo me per le taglie più grandi. Mi raccomando, mettete sempre prima il marcapunti, provate la giacca e vedete se la cucitura va bene. Una volta fatta la cucitura si vanno a fare le maniche. Io ho optato per delle mezze maniche, ho deciso di non fare una manica, volevo fare a 3/4, poi mi sono detta no, la faccio a mezze maniche perché non ho nessuna giacchetta a mezze maniche, e ho deciso di lasciarla a mezze maniche. Ma voi potete fare anche a manica 3/4 o manica lunga se volete sfruttarla anche nel periodo di primavera o autunno. Per quanto riguarda il punto è semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto. Sapete che preferisco questi punti un po' più semplici quando si ha a che fare con delle giacchette. Quindi detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mi raccomando come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare. Ops, non so perché la telecamera in questo momento non mi riprende più. Ok, eccomi. Oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea Alter Ego. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è fantastico, il codice 52. Qui vedete anche altri filati, altri colori disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa. Allora io qui vi farò vedere un piccolo campione, ma vi dico già che la lavoreremo con l'uncinetto il numero 4, che il multiplo che andiamo a lavorare, che il motivo che andiamo a lavorare è su un multiplo di 3 catenelle, a cui va aggiunta una catenella per avere l'inizio del giro uguale alla fine, e inoltre faremo un unico pezzo, ma questa volta il pezzo iniziale non deve corrispondere alla circonferenza dei fianchi o del seno, ma deve corrispondere a 3-4 centimetri in più rispetto alla larghezza delle vostre spalle, perché lavoreremo questo unico pezzo fino ad altezza delle spalle e dopo divideremo la lavorazione in due e continueremo a lavorare per tornare poi a lavorare separatamente la parte avanti e la parte dietro, ma appunto senza partire da sotto ma continuando da sopra. Quindi un metodo un po' più diverso dal solito, giusto per cambiare un po' le tecniche che si possono utilizzare appunto quando si lavora con l'uncinetto. Allora, per quanto riguarda la mia creazione vera e propria, io vi dico che ho montato 85 catenelle, quindi ripeto un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte una catenella, ottenendo così circa 44 centimetri di larghezza, ossia la larghezza delle mie spalle più qualche centimetro. Ora, visto che il multiplo è solo di 3, io consiglio per una taglia M di aumentare di almeno 6 motivi, per una taglia L 12 motivi, per una taglia XL aumentate anche di diciamo anche 15-16 motivi. Quindi comunque cercate di restare comunque più larghe rispetto alla larghezza delle spalle, soprattutto se avete dei fianchi molto più larghi rispetto alla larghezza delle spalle. In questo caso, se avete una grossa differenza tra i fianchi e
le spalle, io vi direi di mettere tante catenelle fino ad arrivare alla larghezza dei fianchi, però non alla circonferenza, solo la larghezza, come la larghezza delle spalle, in modo tale che la giacca poi non vi stringa. Tenete appunto presente, e penso che l'avrete visto anche a inizio tutorial, che la giacca a me arriva proprio ai fianchi, quindi se avete dei fianchi molto grossi andate quindi a prendere quella misura invece che le spalle. Detto ciò, quindi vi faccio vedere il motivo che andremo a realizzare. Semplicissimo, è un giro che andremo a sempre ripetere, però c'è prima il giro base, e quindi andiamo a realizzare, tolgo l'uncine qui, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta per un totale quindi di 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e si ricomincia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto una catenella, vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e di nuovo entro nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro la successiva, altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Devo fare questo quindi per tutto il giro. Io posso anche terminare adesso, vi faccio l'ultimo gruppo, scusate, mi tiro un po' il filo per farvi vedere appunto come andare a chiudere il nostro giro base. Quindi vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, vado nella catenella successiva, realizzo una maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva. Ho terminato così il giro base. Mi giro con la lavorazione e vi faccio vedere invece come andare a fare il nostro primo giro, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi giro la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel primo archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, si ricomincia da capo, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e si ricomincia, entro nel primo archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e di nuovo entro nel primo archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, altra maglia alta non chiusa. Si deve fare questo quindi per tutto il giro. Per terminarlo andiamo a fare 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, entro nella catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il giro, e il giro è quello che sempre si ripete, quindi di nuovo 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, scusatemi, e poi di nuovo 2 catenelle, entro nel primo archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Quindi questo è il giro che dobbiamo ripetere. Io qui potevo anche togliere il filo, togliere le catenelle che erano avanzate. Sapete che lo faccio sempre quando si tratta di lavorazioni a pannelli e non quindi in giro di andata e ritorno e non in tutto tondo, quindi si possono tranquillamente togliere le catenelle in più. Io adesso naturalmente torno a lavorare al mio un vero e proprio rettangolo, perché alla fine stiamo parlando di un rettangolo, e vi dirò quanti giri sono andata a fare prima di mettere i marcapunti e farvi vedere poi come continuare la lavorazione.
Allora, io sono arrivata a mettere i marcapunti e vi dico che dal primo giro fino a mettere i marcapunti ho ripetuto il giro per 44 volte, ottenendo così una lunghezza di 58 centimetri, che per me va più che bene. A questo punto andiamo a mettere i marcapunti per lavorare separatamente le due parti avanti, senza però in questo caso da questo lato staccare il filo. Ora, per mettere i marcapunti io tralasciando i gruppi di 2 maglie alte, ho contato 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e nella catenella subito dopo ho messo i marcapunti. Stessa cosa da quest'altro lato, 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e poi sono andata a mettere i marcapunti. Per la taglia M io vi ho consigliato di mettere almeno 6 motivi in più rispetto a me, quindi rispetto a me invece di 10 andate a mettere 12 gruppi di maglie alte e poi mettete i marcapunti. Per una taglia L vi ho consigliato di mettere almeno un 12 motivi in più rispetto a me, quindi rispetto a me invece di 10 andate a mettere 14 gruppi di 2 maglie alte e poi appunto il marcapunti. Detto ciò, quindi vi faccio vedere come andare a lavorare il nostro giro, lavorando appunto dove abbiamo solamente i nostri marcapunti, quindi dividendo la parte in due per poter lavorarle separatamente, avere così le due parti avanti, perché la stiamo lavorando comunque diciamo un unico pezzo. Quindi vado sempre a lavorare il giro, quindi questo non cambia niente, vi faccio vedere solo alla fine come andarlo a terminare, però per adesso si lavora normalmente, quindi vado sempre a lavorare le 2 maglie alte, poi 2 catenelle, poi sempre 2 maglie alte chiuse insieme. Allora, sto terminando il giro, come potete vedere sono arrivata al marcapunti e mi avanza all'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme. Per terminare il giro vado a fare le 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta e poi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare la mia seconda maglia alta, questo per avere appunto la chiusura del giro. Quindi poi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a lavorare di nuovo il nostro giro, quindi andando sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta e poi si lavora nuovamente. Quando avremo rifatto di nuovo un totale di 44 giri, andremo a fare la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi ricominceremo a lavorare e finiremo sempre qui facendo sempre una maglia alta dove abbiamo l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme e una maglia alta nell'archetto, quindi dobbiamo fare speculare di fare lo stesso numero di giri che abbiamo fatto per il dietro e poi vi farò vedere come continuare la lavorazione. Allora, io ho terminato i 2 lati avanti, vedete, li ho già cuciti lateralmente. Ho lasciato uno scalfo libero di 15 centimetri per fare un po' di manica. Farò una manica a 3/4, quindi non una manica lunga, e sono andata a cucire per il resto fino a sotto, sia naturalmente a destra che a sinistra. Per le taglie più grandi, per la cucitura, io consiglio per la taglia M di lasciare liberi almeno 17 centimetri, 19 taglia L e 21 taglia XL. Naturalmente se non volete fare le maniche ma lasciarlo smanicato, lasciate anche lo scalfo un po' più largo, ma siccome io voglio fare una manica e non voglio fare una manica troppo grande, ho lasciato appunto 15 centimetri di apertura. E adesso andiamo a lavorare sempre con l'uncinetto del 4,5, sempre con lo stesso punto, però in giri di tutto tondo e non più in giri di andata e ritorno, e faremo il giro di completo di maglie di 2 maglie alte insieme. Quindi vedete, io mi aggancio sotto qui dove ho la cucitura e vado a fare prima della cucitura la mia prima maglia alta non chiusa, quindi 2 catenelle cercando di prendere il filo, e poi vado direttamente dopo la cucitura e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo che sarebbe sempre maglia alta orizzontale, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia. Vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia, archetto successivo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo a fare sempre lo stesso giro. Sto terminando il giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella,
prendo il filo, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta. A questo punto rientro dentro, maglia bassa e una catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e poi rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo. E questo è il giro che devo sempre fare. Mi raccomando, quando andiamo a chiudere il giro, una catenella, maglia alta entrando nelle 2 maglie alte di inizio giro e poi si ricomincia. Io vi dirò quante volte ho fatto questo giro. Come vi ho detto, non voglio fare una manica lunga ma una manica a 3/4, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Allora, alla fine ho deciso di fare una mezza manica, ho ripetuto il giro per 8 volte, quindi dal giro base, chiamiamo un giro base, comunque sono 8 giri, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Non andrò a fare alcun bordino perché, come vedete, il bordino è già fatto dalle 2 catenelle e dalle 2 maglie alte, quindi anche questa creazione è terminata.